tutti amici e bentornati sul canale. Finalmente il nuovo appuntamento con la build up del Mazinger Z Hachette, questa bellissima collezione che per fortuna siamo riusciti a portare anche qui in Italia. Allora, ci sono stati un po' di ritardi ovviamente durante il periodo feriale, perché chiaramente anche i dipendenti di Mamma Hachette hanno il diritto di andare in vacanza, come ci siamo andati penso un po' tutti noi, quindi è normale che ci sia stato qualche piccolo ritardo, però non vi preoccupate perché come vedete adesso tutto riparte alla grande e sicuramente potremo proseguire con il montaggio del nostro grande amato eroe. Qualcuno si lamentava nel gruppo Facebook, a cui vi invito ad iscrivervi inquadrando il codice QR che vedete in sovraimpressione, ma perché dicevano che quelli che lo fanno in edicola stanno più avanti di noi. Ma ragazzi, prima di confezionare il pacco si aspetta sempre che arrivi in edicola l'ultimo fascicolo che deve essere incluso nella nostra spedizione, quindi è normale che a noi arrivi con un pochino di ritardo, ma ritardi che poi alla fine vengono un po' compensati, perché è capitato anche in passato che anche nelle edicole hanno subito delle mancate consegne settimanali che poi non hanno recuperato e quindi hanno traslato in avanti la collezione, quindi non vi preoccupate perché alla fine arriveremo tutti uguali più o meno. Poi vi ricordo che non è una gara, alla fine quello che conta è realizzare il modello nel miglior modo possibile, ok? Quindi state tranquilli e andate avanti serenamente con la costruzione del vostro Mazinger Z. Allora andiamo a dare subito un'occhiata al contenuto della confezione. Ecco qua. Allora, qui abbiamo il fascicolo 41, qui il 43, come vedete sono tutte parti metalliche, qui il 42 e qui il 40 che ci fornisce questa spina dorsale del nostro robot, no? Ok? Mettiamo da parte i fascicoli, poi vediamo che qui abbiamo il raccoglitore, ok? La scatola la possiamo anche togliere, abbiamo il raccoglitore dei fascicoli che finalmente ci permetterà di tenerli un pochino più in ordine, ok? Come vedete abbiamo una bellissima immagine del nostro robot qui in primo piano, nella parte laterale troviamo la scritta Mazinger Z, sempre con il logo chiaramente usato qui nella collezione, marchio Hachette, e nel lato posteriore sempre il logo Hachette e di nuovo la scritta Mazinger Z, ok? Mi fa piacere vedere che questa volta abbiamo un raccoglitore ad anelli, quindi non ci hanno trattato come clienti di serie B come pensa di solito qualcuno, no? Perché noi di solito in Italia, quando negli altri paesi hanno diciamo i raccoglitori fatti in un certo modo, tipo questo, quindi un pochino più consistenti, poi da noi portano le collezioni facendo dei normali contenitori di cartoncino molto leggero che non valgono niente, e quindi in quel caso noi siamo un pochino considerati meno esigenti, mettiamola così, no? Invece è bello avere un raccoglitore come gli altri. Questa è l'ulteriore conferma che anche qui da noi arrivano i stessi identici pezzi e parti distribuite in Giappone, perché altrimenti vi assicuro che anche questo non sarebbe arrivato, sarebbe arrivato quello fatto in classico cartoncino che si assembla, no? E ci si mettono dentro i fascicoli da sopra. Questo invece, come avete visto, è fascicolo ad anelli. Apriamolo, tanto non c'è problema, lo dovrò utilizzare. Ecco qua, classico raccoglitore ad anelli, e quindi come vedete abbiamo a disposizione le stesse cose degli altri, ok? Adesso diamo come al solito un'occhiata veloce anche ai fascicoli e poi passeremo alle fasi di montaggio. Allora, fascicolo 40, diamo un'occhiata all'interno. Allora, come sempre vi ricordo che da questo lato sinistro troviamo tutte le indicazioni relative alla collezione e all'editore, i numeri del servizio clienti, mail, eccetera, quindi fate riferimento qui per ogni esigenza. Vi ricordo come sempre di fare la raccolta differenziata, perché è una cosa che ci segnala Hachette, ma è una cosa che a cui diciamo tengo anch'io molto, perché è importante fare la nostra parte per cercare di rendere questo pianeta un luogo migliore dove vivere, non solo
con l'immondizia anche nei comportamenti, ma questo è un altro discorso che non riguarda il canale, però purtroppo i recenti avvenimenti che succedono abbiamo visto che insomma c'è una violenza dilagante un po' in tutti i campi, no? Quindi sia nei confronti delle persone sia nei confronti degli animali, quindi speriamo che insomma il mondo riesca a svegliarsi e a prendere una strada più pacifista. Allora, la solita guida al montaggio, come vedete abbiamo il pilastro centrale che sarebbe la colonna vertebrale vera e propria. Ci sono molte problematiche relative a questa fase di montaggio da quello che ho visto nel gruppo, perché sembra che ci siano dei problemi di allineamento delle varie parti, no? Io adesso chiaramente quando procederò nel montaggio cercherò anche di capire se è un problema relativo a parti difettate o se invece c'è magari qualche piccolo errore di montaggio. Vi ricordo, per quanto riguarda il discorso delle viti e del frenafiletti, che se vedete che trovate particolari difficoltà nel diciamo avvitare una vite sopra una parte, potete tranquillamente utilizzare il VD40, ragazzi, anche se questo porta via il frenafiletti della vite. Poi una volta fatta la filettatura svitate nuovamente la vite, asciugate al meglio che sia possibile, mettete il frenafiletti liquido e riavvitate. Va bene ragazzi, va bene lo stesso, cioè non potete diventare pazzi o rischiare di rovinare i pezzi per non usare un po' di lubrificante. Le viti, specialmente quando avvitano sul metallo, al 90% delle volte richiedono di essere lubrificate, anche perché, tranne in rari casi in cui c'è già una filettatura, ma molto raramente, in tutti gli altri casi siamo noi a creare la filettatura nella prima volta che facciamo il procedimento di avvitare, no? Quindi è chiaro che se lì non c'è un po' d'olio che aiuta, diventa più complesso. Poi un altro consiglio che do sempre: quando vedete che è troppo dura la vite nel processo di avvitamento, fate 2 giri in avanti e fatene uno indietro, perché portate indietro tutti i residui che si creano all'interno proprio perché mangiano il materiale scavando, no? La vite fa una specie di perforazione, quindi facendo quel giro all'indietro voi portate su quel materiale che altrimenti andrebbe compresso in avanti, vi farebbe faticare di più per avvitare, ok? Spero di esservi stati di aiuto con questo piccolo consiglio. Proseguiamo nella visione. Come vedete, una fase di montaggio abbastanza veloce, qui ci metteremo poco perché in pratica ci viene fatto vedere solo che dovremo andare ad assemblare la colonna, ok? Quindi molto veloce. Qui c'è come sempre i vari focus sulle le varie curiosità dell'episodio, no? In questo caso vediamo il tank Z, quindi questa specie di carro armato, ok? E adesso non ricordo in quale episodio si è visto, ma comunque insomma l'episodio 70 ce lo dice anche là, vedete? Come al solito c'è tutta la serie di diciamo spiegazioni dei vari mostri meccanici, in questo caso lo Zarigan G8 con tutte le varie piccole figure che ci fanno vedere diciamo tutte le varie fasi dell'episodio. Ancora il proseguimento dell'intervista con Yukimasa Iwata e Go Nagai, quindi il progettista del modello e il creatore della serie originale, ok? E poi come al solito il riferimento al fascicolo successivo, che è il 41, che adesso andiamo a vedere. Fascicolo 41. Allora, avremo a che fare con gli innesti delle articolazioni inferiori, quindi andremo a lavorare sul bacino, vedete? Verifichiamo come sempre la presenza di tutti i pezzi, ok? In particolare vi volevo dire, vedete queste parti qua, no? Questi giunti, chiamiamoli così, servono proprio per dare una certa oscillazione alla struttura, perché probabilmente il corpo del Mazinger Z avrà una certa possibilità di movimento avanti e indietro, no? O comunque un certo gioco per creare un minimo di posabilità. Quindi il fatto che quando voi magari lo teniate diciamo sollevato, adesso diciamo la parte diciamo dello scheletro, vedete che magari vi si piega un po' da una parte, potrebbe anche essere dovuta a questo fattore, perché chiaramente se il peso è sbilanciato potrebbero crearsi delle inclinazioni, quindi verificate che non sia dovuta a questa, quindi con un difetto di prospettiva ottica, magari l'impressione che sia storto qualcosa, per quello dico magari appoggiatevi su una superficie per essere sicuri che non c'è questo effetto gravità
che ve lo fa sembrare storto e verificate che veramente il tutto sia messo bene, ok? Comunque poi adesso, ripeto, adesso cercherò di approfondire nel montaggio. Come al solito tutto quello che riguarda le varie armi del Mazinga Z, ok? Molto belle queste immagini, sempre la parte di riferimento dei vari nemici, mostro meccanico Grader F3, la fortezza volante del counterblocker, insomma c'è un po' tutto quello che abbiamo visto sempre nella serie, e di nuovo la panoramica sull'intervista tra il progettista e Gonagai, un'intervista molto lunga a quanto pare perché dura parecchi fascicoli, qui uno schizzo dello studio Toei, dei soldati, no? Che erano, diciamo, le maschere di ferro, che erano, diciamo, la manovalanza un po' del Barone Ashura e del Dottor Inferno, ok? E poi il solito riferimento al fascicolo successivo che è il 42. Fascicolo 42. Anche in questo caso andremo a lavorare sulle parti del busto, in particolare dell'addome, ok? Qui ci sarà un pochino più da lavorare, come vedete le parti da assemblare saranno un po' di più, ci viene detto di inserire questi piccoli diciamo distanziali, chiamiamoli così, in silicone, di assemblare queste varie parti sulla struttura fino ad raggiungere questo risultato qua. E fin qui penso che non dovremmo avere troppe difficoltà, ok? Mostro meccanico in questo caso è Kirma K5, ancora si parla di Douglas M2, chissà come, ne avevamo già parlato, e poi nuovamente l'indicazione di quello che troveremo nel fascicolo 43, che è l'ultimo riguardante questa spedizione. Fascicolo 43, la struttura articolare delle gambe, prima fase. Ecco, una cosa da verificare sarà questa, perché il mio amico Giampo del canale Instagram Mazinga Z Italia, che saluto e ringrazio per il suo supporto, mi ha indicato che nel suo caso ha avuto difficoltà nell'inserimento di questo pezzo, quindi anche questa sarà una cosa che andrò a verificare. Anzi, vi chiedo anche a voi se qualcuno di voi ha avuto difficoltà per l'allineamento dei fori di questo pezzo qua, ok? Qui le fasi comunque sono molto semplici, non dovrebbero richiedere particolari difficoltà, ok? Alla fine ci troveremo in questa situazione, quindi ho un passo da mettere i giunti che fanno muovere le gambe, che saranno questi qua, ci verranno forniti con il prossimo invio. Qui si parla dei sistemi difensivi di Mazinga Z, il liquido estinguente in questo caso per spegnere il fuoco, barriera elettromagnetica, barriera anti-onde, insomma tutta una serie di caratteristiche peculiari atte a difendere il nostro eroe. Qui c'è il mostro Deltan V8, ancora delle fasi dell'episodio mostrate, e poi come al solito appunto troviamo riferimento al prossimo fascicolo e ai pezzi che appunto saranno quelli delle articolazioni delle gambe. Allora ragazzi, prima di proseguire come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un pollice in su per indicare il vostro gradimento del video, mi raccomando iscrivetevi perché l'iscrizione al canale è gratuita ed è il modo che voi, diciamo, utenti, voi amici avete per segnalare anche a YouTube, insomma, che gradite quello che faccio. Quindi se le iscrizioni aumentano il canale può andare avanti, può acquisire popolarità e di conseguenza fare in modo che anche io possa portarvi nuove collezioni in futuro, altrimenti il canale poi alla fine muore, perché se non riesce a prendere piede è chiaro che poi alla fine finisce là. A voi non costa assolutamente nulla, quindi non vi vengono richiesti soldi, l'importante è iscrivervi, attivate la campanella per essere avvisati ogni volta esce un nuovo video e in questo modo ci darete il vostro supporto, vi ricordo completamente gratuito, ok?
Inoltre vi ricordo di visitare anche la pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel, trovate tutto in descrizione qui al video, in maniera anche lì di dare il vostro supporto al canale. Mettete un mi piace e un segui anche alla pagina, lì ci pubblico anche argomenti che non hanno a che fare sempre con argomenti che porto qui sul canale, ma comunque argomenti che fanno parte dei miei hobby e delle cose che ritengo importanti, quindi seguitemi anche lì. Stessa cosa per i profili Instagram e X o ex Twitter, ok? Bene ragazzi, a questo punto un salutone di nuovo veloce al mio amico Giampo del canale Instagram Mazinga Z Italia, che vi invito veramente a seguire, perché Giampo è uno dei massimi esperti in Italia del nostro amico Mazinger Z. Un salutone anche agli amici del canale I Robotti del Giornalista, capitanati come sempre da giornalista Massimo Triuzzi. Stessa cosa per il canale Potere Robotico, capitanato da Marco Zinnelli e tutta la sua crew. E a questo punto addentriamoci nelle fasi di montaggio di questo Mazinger Z Hachette. Machingo Paldaron! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Eccoci qua ragazzi, allora in questa fase di montaggio andremo a lavorare sulla colonna vertebrale del nostro robot. Allora nel mio caso, visto che questo pezzo non è proprio dritto, vedete? Oscilla un pochino in maniera anomala se si fa rotolare, però non penso che sia questo il problema da imputare a quei famosi problemi di allineamento visti nel gruppo Facebook, perché comunque una volta ancorato qua e qua, quello che succede nel mezzo ha poca importanza in questo caso. Poi non capisco bene se questo si debba muovere o meno, perché nel mio caso è durissimo, quindi non so se abbia modo di oscillare. Comunque vabbè. Invece una cosa che sicuramente va vista prima di ancorare questa è il posizionamento di questa piastra qui, questa che anche io nello scorso video avevo montato in maniera errata e l'avevo poi segnalato nel gruppo Facebook e sui vari canali social del canale. Perché? Perché come vedete il corretto posizionamento è questo, dove vedete che la dentatura tende a scivolare ad imbuto verso l'interno, ok? Non so se è chiaro, mentre se lo capovolgiamo, ok, lo vediamo che qui è tutto dritto, ok? Dato che il pezzo andrà infilato da sotto, allora questo chiaramente va montato da sotto, però per farvi capire, se io provo a inserirlo da qua, questo entra, però evidentemente non spiana correttamente, ok? Non so il motivo, non chiedetemi il motivo qual è, però potrebbe non spianare correttamente. Quindi il verso giusto per, diciamo, non avere problemi è quello che questa parte che va in imbuto deve essere posizionata qui sotto nel nostro caso, perché poi nel montaggio il pezzo andrà qua. Bene, spero di essere stato chiaro. Adesso procederemo appunto con la fase di montaggio. Allora, per prima cosa vi vorrei dire che, visto le difficoltà riscontrate, in questi fori, adesso non so quale utilizzerò dei due per fare il primo assemblaggio, ma comunque lubrificate con il WD-40 o con altri oli tecnici che potete avere a casa, svitole eccetera. Fate prima il giro di vite con quello. Questi tra l'altro mi sembrano anche già prefilettati, se non erro. Vediamo. Sì, c'è già la filettatura, ok, quindi già dovreste essere avvantaggiati e quindi in teoria non servirebbe nemmeno lubrificare. Però se vedete che avete difficoltà, fate una prova. Se avete difficoltà, lubrificate, andate bene fino in fondo, poi risvitate, asciugate bene, mettete il frenafiletti liquido e poi riavvitate ragazzi, cioè l'importante è che l'assemblaggio sia corretto. Allora io adesso farò una prova a secco e vedremo come va. Vi ricordo che in questa uscita ci viene fornita anche una nuova brugola che sicuramente sarà utile. Lavoreremo in questa direzione, quindi così come lo vedete adesso dovremo inserire la piastra, cioè la colonna vertebrale qui sotto, ok, mentre qui sopra sarà ancorato tramite questo pezzo qua, che è il pezzo 04003, che praticamente andrà a chiudere qua sopra in questo modo, e la vite con la rondella che terrà tutto fermo in posizione.
Allora, per prima cosa prepariamoci la vite con la rondella, vite esagonale e rondella, ok? Ci mettiamo la rondella dentro. In questo caso io opterò anche per mettere un po' di frenafiletti liquido all'interno. Vi ripeto, non è indicato il verso della colonna, quindi presumo che o da un lato o dall'altra sia la stessa cosa, ok? Metto un po' di frenafiletti liquido che sicuramente aiuta, come se fosse un lubrificante alla fine, a scorrere meglio in giù. Prendiamo e inseriamo da sotto il pezzo della colonna. Ecco qua, verifichiamo che spiani bene, ok, importante. Ci troveremo in questa situazione qua, vedete? Questo spiana correttamente. Prendiamo la nostra vite dotata appunto di rondella, la andiamo ad applicare sopra dopo aver messo questa copertura ad U, ovvero il pezzo 0403, che andiamo a posizionare sopra. Ok? Questo si posiziona praticamente da solo. Poi andiamo ad applicare la vite e cominciamo ad avvitare con la brugola. Io al momento sento una resistenza abbastanza normale, non sento cose particolarmente dure. Chiaramente quando arriviamo a fine corsa cerchiamo di dargli anche una stretta finale, mettendo la chiave in questo modo, anche se gireremo per pochi millimetri per volta, ma comunque facciamolo. Troviamo la posizione in cui riusciamo a girare un po' di più, ovviamente. Ok? Vi dovrete trovare con la situazione in questo modo. Se volete, per stringere meglio, potete utilizzare una chiave come questa. Chiaramente la marca non ha importanza. Questa è da 3 mm, mentre quella che io utilizzavo in precedenza e che utilizzavate anche voi, anche se quella fornita era da 2,5, quindi questa è leggermente più grande. In questo modo potrete far forza in maniera ottimale, perché potrete impugnarla in questo modo, ok? Io adesso ho verificato, ma è sufficientemente stretta, ok? Però chi magari ha più difficoltà può dotarsi di una chiave del genere, ok? Bene, possiamo passare a questo punto al fascicolo successivo, perché la fase di montaggio del fascicolo 40 è terminata così. Machine go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Fascicolo 41. Il fascicolo 41 ci dà questi pezzi qua, che sono gli innesti delle articolazioni delle gambe. Per la prima volta in questa collezione, che io ricordi, non dobbiamo fare assolutamente nulla, nel senso che questi pezzi sono forniti appunto col fascicolo 41, ma ci verrà indicato di montarli, se non erro, con il 44, quindi riponeteli un attimo da una parte senza perderli ovviamente, e li utilizzeremo in seguito. Pertanto passiamo a questo punto direttamente al montaggio del fascicolo 42. Machine go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Avremo da montare queste parti che vedete. Abbiamo delle viti a brugola più numerose e più piccoline, abbiamo delle viti a testa piatta molto importanti, queste da non confondere con le altre ovviamente. Eccole qua, ok? Degli inserti in silicone che andranno ancorati su questi snodi qua, ok? E altre 3 viti chiaramente un po' più lunghe, sempre a brugola. Chiaramente le viti ne avremo sempre una che sarà di scorta, quindi ci dovrebbe avanzare, e le solite rondelle da utilizzare, ok? In più queste parti che renderanno, diciamo, possibile l'assemblaggio, quindi queste parti più fatte a piastra metallica. Ok, bene, allora cominciamo. Allora, la prima cosa da fare è prendere questi snodi, in questo caso è il 4203, quindi quello più lungo, e andarci a inserire questi cilindretti in silicone. Ovviamente senza aspettare che ce lo dicano le istruzioni possiamo fare la stessa cosa anche sui restanti pezzi, perché tanto l'operazione
è uguale, quindi ci elimineremo il discorso di doverci ripetere dopo. Quindi andiamo prima a metterli semplicemente inserendoli in questo modo, ripetiamo l'operazione anche per gli altri, tanto è la stessa identica cosa. Chiaramente facciamoli andare a spianare bene in fondo, ok? Facciamolo anche sui pezzi questi più corti, che sono i 4204, che non andranno utilizzati adesso, ma comunque ci riprepariamo, ok? Cilindretti in silicone che vedo che non c'è di scorta, perlomeno io non ce l'ho, quindi attenzione a non perderli, quindi è buona regola anche inserirli subito per evitare questo problema, ok? Adesso però lavoreremo chiaramente con il 4203, quindi con uno di questi più lunghi. Poi recuperiamo la struttura addominale, che è questa, ok? In realtà sarebbe così, però noi in questo caso ci lavoreremo capovolgendola in questo modo e andremo ad inserire appunto questi snodi all'interno di queste fessure che troviamo qui, rettangolari, quadrate, insomma sono diciamo più quadrate che rettangolari. Prendiamo uno degli ancoraggi, il 4201, che andrà applicato in questo modo, quindi gli farà da copertura, ok? E lo snodo lavorerà in questo modo al suo interno. Una volta diciamo accoppiato, lo andremo a posizionare all'interno su una dei due fori predisposti qui dentro, quindi non questi superiori, attenzione, ma questi qua che troviamo qui in basso, sempre tenendo presente la direzione di queste alette, vedete che vanno verso il basso, ok? Quindi andrà posizionato lì, chiaramente facendo corrispondere i fori di questa copertura qui 4201, ovvero con la piastra sotto, ok? Una volta che tutto corrisponde, andremo a utilizzare le viti con le rondelle per bloccarli in posizione. Prendiamo le viti a brucola, quelle più lunghe per capirci, ok? Andiamo a metterci la solita rondella, che ripetiamolo anche per un'altra vite, così le abbiamo tutte e due. E poi andremo ad accoppiare appunto le parti, quindi solleveremo di nuovo le parti, così le metteremo in posizione e andremo ad inserire la vite. Chiaramente l'operazione non è facile perché siamo in un punto un po' scomodo, però piano piano si fa. Anche in questo caso, ragazzi, può risultare di aiuto una chiave come questa, perché come vedete passando da sopra riusciamo a operare in maniera più, diciamo, comoda, se vogliamo, ok? In queste viti ci viene indicato di non stringerle completamente, andranno registrate in seguito, quindi le porteremo fino a fine corsa, anche un pochino meno, e poi le lasceremo così, le stringeremo bene in seguito in base a una taratura che evidentemente andrà fatta. Prima di stringere comunque questa ulteriormente andiamo ad inserire anche la seconda vite in maniera da evitarci problemi di centraggio. Ovviamente ricordatevi sempre di posizionare anche la rondella, ok, sulle viti. Poi portiamo entrambe le viti a fine corsa senza stringerla, cioè proprio appena vedete che indurisce basta, tornate anche mezzo giro indietro, ok? Oppure quando sentite, ecco, se andate morbidi, come sentite che indurisce, stop. Per il momento va bene così. Diciamo che dovrebbe essere possibile muoverlo in questo modo. Vi ricordo che ci viene indicato che verranno strette in maniera diversa successivamente, quindi lasciamolo in questo modo. Facciamo la stessa cosa adesso e inseriamo anche da questa parte l'altro snodo 4203, ok? Quindi i passaggi sono identici, sono gli stessi, adesso chiaramente non ve li farò rivedere e quindi ci vediamo direttamente a fine di questo montaggio qua. Eccoli qua, una volta posizionati entrambi, ruotiamo il pezzo in questo modo, ok? E andremo a inserire gli altri snodi, questi più corti, su questi fori qua, questa volta indirizzando però la loro lunghezza verso l'esterno da questa parte, quindi ci ritroveremo praticamente a lavorare nel verso opposto rispetto a questi qua che abbiamo messo prima, ok? Quindi per capirci andranno messi così, ok? Ci posizioniamo come sempre questa staffetta di ancoraggio sopra, ok? In questo modo, chiaramente andremo poi a centrare i buchi
e anche questa volta utilizzeremo le viti più lunghe, le 0,7 per capirci, ok? Mettiamo sempre la solita rondella e le andremo ad applicare. Ci prepariamo entrambe le viti. Ecco qua, una rondella già inserita, e poi facciamo corrispondere i fori. Ovviamente non è ben visibile, ma non so come farvelo vedere meglio. Ok, comunque è facile, dovete vedere che riuscite a vedere il foro sottostante, ok? E poi andate ad applicare la vite sia a mano sia con la chiave, insomma come vi riesce meglio. Questa volta ovviamente non potremo sfruttare il vantaggio del foro superiore perché è già occupato, quindi tutto il serraggio andrà fatto lateralmente. Quindi avvitiamo prima a mano per quanto possibile la vite, poi quando saremo sufficientemente inseriti procederemo con la chiave. Possiamo farlo anche dall'altro lato volendo, perché tanto non cambia, il lavoro è sempre quello, ok? Quindi cerchiamo di centrare il buco e poi posizioniamo la vite e facciamo i primi giri a mano. Potete sfruttare la chiave originale perché sto vedendo che con la chiave originale, avendo questa parte un po' fatta così, un po' a tondeggiante se vogliamo, riusciamo a lavorarci anche un po' in diagonale, ok? Quindi entrando dal foro centrale ci si fa lo stesso, vedete? Ad avvitare. Quindi così vi eliminerete un po' di fatica nel posizionamento. Comunque i primi giri per prendere la fittatura la dovrete fare comunque a mano, ok? Anche in questo caso, ragazzi, arrivate solo fino a fine corsa senza stringere troppo, ok? Poi andranno regolate in seguito. Bene, a questo punto montiamo anche quello dall'altra parte e ci vediamo a fine di questa fase. Bene ragazzi, una volta montato anche il secondo snodo, qui sotto vi ricordo sempre di non stringere le viti, lasciarle lente, così ci viene indicato, ok? Andremo ad applicare sui perni questi più lunghi, quindi rigiriamo nuovamente il pezzo, questa piastra qua, ok? Che andrà allineata in questo modo, così. Attenzione, questa piastra ha il verso, nel senso che non potete metterla o così, non è la stessa cosa, perché come è possibile vedere, adesso ingrandisco, presenta le svasature per le viti a testa piatta, quindi se voi lo mettete girato in questo modo, le viti non andranno a stringere correttamente, ok? Perché come vedete qui è piatto, quindi rimarrebbero sollevate, quindi attenzione a posizionarlo correttamente. La vite, che vi ricordo è una di queste a testa piatta, dovrà essere in grado di arrivare fino alla fine del posizionamento, quindi così dovrà allinearsi perfettamente in fondo alla svasatura, ok? Questo è molto importante ragazzi, Allora, anche in questo caso io opterei per mettere un goccino di frenafiletti liquido, anche perché aiuta un po' anche a scendere meglio la vite nel foro, dandogli quella leggera lubrificazione piuttosto che andare a secco, ok? Poi prendiamo il cacciavite, chiaramente un buon cacciavite servirebbe, adesso proverò con questo qui diciamo di serie, ma non so se andrà bene, e andremo ad applicare appunto quella piastra. Prendo una vite a testa piatta, ok? Qui non ci vanno le rondelle ragazzi, quindi non mettetele. Vado a posizionare sopra il pezzo e poi inizio ad avvitare. Cerchiamo di andare dritti, anche se so che chiaramente il pezzo tenderà a muoversi un po', quindi non è facile, ma fate tutto con calma, ok? Perché se la vite va storta poi diventa un problema. Quindi assicuratevi che la vite stia andando giù bene. Sono un po' dure, devo dire che in effetti i ragazzi del gruppo avevano ragione. Non è un montaggio molto agevole questo. Vediamo se cambiando cacciavite. No, non direi che non ci sono grossi vantaggi con questi qui forniti di serie. Proviamo questo.
anche con questo non è che vada molto meglio. Proviamo quest'altro. Chiaramente bisogna spingere un pochino. Ecco, questo sembrava andare un pochino meglio. Ecco, quando arriviamo a fine corsa, chiaramente andiamo prima a posizionarci l'altra vite e poi stringeremo in maniera un pochino più forte, ok? Altrimenti avremo difficoltà a far scendere la seconda vite. Allora ragazzi, anche io su questa colonnina ho trovato grosse difficoltà per avvitare, quindi ho dovuto praticamente immergere questa vite nell'olio, quindi nel VD40, e poi pazientemente, trovando un cacciavite abbastanza idoneo, alla fine ci sono riuscito con questo che ho recuperato da altre collezioni, non ricordo adesso quale, ok? Quindi con una punta un pochino fina che riuscisse in qualche modo a prendere meglio la testa della vite, piano piano spingendo, ma comunque facendo movimenti lenti, tornando più volte indietro, quindi per rimuovere i vari sfrizzoli che si creavano all'interno, a fare in modo che diciamo tutta la vite raggiungesse il fine corsa. Ci metterò un po' di frenafiletti liquido per aiutare comunque la discesa e proseguirò nell'assemblaggio della piastra. Allora ragazzi, la piastra è installata e a quanto pare grossa parte della difficoltà è proprio questo frenafiletti secco che è applicato sulle viti, in quanto provando a inserire questa nuova dopo aver filettato il foro riscontravo comunque che era troppo dura e non faceva arrivare bene in fondo. Allora ho ripreso quella utilizzata in precedenza, a cui il frenafiletti secco era ormai andato via, e quella è scesa bene, quindi a questo punto il problema è quello, quindi o pulite prima bene le viti da questo vecchio frenafiletti e poi mettete quello liquido, oppure utilizzare come ho fatto io la stessa vite che si pulisce da sola cercando di andare avanti piano piano. Utilizzate l'olio lubrificante una volta che avrete visto che la vite scende bene, anche senza applicare la piastra. Attenzione chiaramente a non farvi incastrare la vite, perché dopo dovrete utilizzare solo le pinze per farla tornare indietro, perché col cacciavite ho visto che diventa un po' un problema, perché comunque la croce stampata sulla vite è molto piccola, e facendo così alla fine si riesce a fare, però chiaramente è veramente difficoltoso. Quindi riepilogando, se avete difficoltà nell'inserimento di queste viti, usate il VD40 o altri tipi di lubrificante, cercate piano piano di farvi una filettatura andando avanti e indietro fino a riuscire ad arrivare a fine corsa, tornate indietro, pulite il tutto, rimettete un po' di frenafiletti liquido e avvitate, ok? Bene, fatto questo passiamo avanti. Ovviamente prima adesso di proseguire possiamo andare a ristringere queste viti qua sotto che c'erano infatti state lasciate lente. Non so perché c'era stato detto di lasciarle così, perché tanto alla fine non è che cambiava molto pure se le stringevamo solo per avvitare queste due cose, però comunque così ci è stato detto, così abbiamo fatto, quindi adesso le potete anche stringere. Bene ragazzi, una volta completata questa angosciosa fase in cui abbiamo ancorato questa piastrina, andiamo a recuperare tutta la parte del busto, diciamo, che abbiamo già assemblato prima, ok? Quindi tutta questa parte con la colonna vertebrale, per capirci, e l'andremo ad inserire qui dentro, ok? Quindi faremo passare, adesso vi mostrerò meglio con un'inquadratura un pochino più alta, in maniera da farvi vedere bene il tutto. Allora, andremo a posizionare innanzitutto la parte del torace in questo modo, ok? Quindi fate attenzione alla presenza della testa di queste viti a bricola verso di voi. Prendiamo un attimo così la struttura, prendiamo tutto il gruppo che abbiamo appena assemblato, ok? Questo qua, e ci andiamo ad inserire dentro la colonna vertebrale in questo modo, facendolo passare attraverso tutti i fori, ok? E ci troveremo in questa situazione dove vedete che la piastra che ci ha fatto tanto sudare, questa qui, andrà a collimare con quei fori lì dentro, ok? Così, in questo modo. Una volta fatto questo, capovolgeremo la struttura per essere più comodi e andremo a posizionare in maniera definitiva il tutto utilizzando le brucole che ci sono avanzate, quindi le 4208, queste qua, e le andremo ad inserire qui per completare il tutto, ok? Ovviamente anche in questo caso utilizzeremo le rondelle, quindi le inseriamo nelle viti, ci mettiamo un po' di frenafiletti prima, ok? E poi procediamo
al tutto. Quindi io lo risollevo un attimo, metterò un po' di frenafiletti lì nei fori, basta molto poco ragazzi, non serve che ne mettiate tanto, riappoggerò giù la struttura e poi andremo a posizionare la brucola, e anche qui chiaramente sarà un po' difficoltoso perché come vedete lo spazio è veramente poco. Ovviamente dovrete fare movimenti diciamo molto brevi di volta in volta, perché lo spazio non è molto per ruotare comunque la vite, quindi ci vorrà un po'. Armatevi di pazienza, purtroppo non c'è uno spazio da cui far passare la chiave per operare più velocemente, quindi siamo costretti a farlo così piano piano. L'importante è che vada giù tutto dritto, e poi prima di stringere chiaramente verificate l'allineamento del secondo foro presente qua, ok? Questo è molto importante ragazzi, fa parte di quei problemi relativi anche al corretto allineamento delle parti, quindi attenzione, mi raccomando, fate il lavoro fatto bene qua, Quando abbiamo sufficientemente avvitato questa vite, chiaramente passiamo a quest'altra, medesima procedura, ok, piano piano fino al completo serraggio. Purtroppo non è possibile farlo vedere meglio in video perché comunque è un'operazione abbastanza scomoda, ma comunque, cioè, una volta che avete capito il sistema, non è che ci sia molto da vedere alla fine su come avvitare una vite, ok? La posizionate e poi piano piano con la chiave lavorate per portarla al serraggio, ok? Bene ragazzi, una volta fatto tutto otteniamo questa struttura così. Per quanto mi riguarda mi sembra abbastanza dritta. Ovviamente quando vedete qualcosa di fuori asse, pure perché c'è questo gioco che fa proprio la struttura, questo è voluto, quindi non è una cosa diciamo sbagliata. La cosa da vedere è che sia tutto in asse con il resto, nel senso che qui è vero che sembra leggermente, se vogliamo dire, non pianificato, non piazzato, però le viti sono strette completamente, quindi sinceramente più di così qui non può andare, perlomeno per quanto mi riguarda nel mio pezzo, ma non penso che comprometta nulla, perché guardandolo anche da questa parte comunque le parti spianano, quindi non penso che possa avere importanza quel po' di luce che si vede di lato, ok? Poi comunque le viti sono tutte strette, quindi la struttura, se noi centriamo gli snodi, ecco, cerco di metterli più dritti possibile, ok? Rispetto anche alla colonna, ecco, se vediamo la struttura nel suo insieme a me sembra tutto dritto, quindi tutto sommato credo che finora altri problemi non ce ne siano. Il problema è stato solo più che altro per quanto mi riguarda per quella vite là, perché in effetti era molto ostica da mandare giù. Per tutte le altre cose ragazzi chiaramente è importante sempre lubrificare le viti e avere buoni cacciaviti, che purtroppo quelli forniti nelle collezioni si sa non sono sempre nemmeno della misura idonea alle viti che vengono fornite, sono piuttosto generici, su alcune viti vanno bene, su altre meno, ok? Bene, con questo si conclude questa fase di montaggio, possiamo passare al montaggio del fascicolo 43 che è l'ultimo di questo invio. Machine go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Allora ragazzi, per questo fascicolo 43 andremo a recuperare la piastra che ci era stata fornita con il fascicolo 40 e lavoreremo su di essa andandovi a installare i componenti forniti invece in questa uscita. Allora, anche in questo caso questa piastra non viene indicato se girarla così o girarla così, quindi andate come preferite. Io in questo caso la girerò in questo verso, che mi sembra quello più arrotondato, sperando di non sbagliare, e ci andiamo ad installare il pezzo 4302 che sarebbe questo qua, ok? Allora attenzione, perché il 4302 come vedete è fatto in maniera diversa da un lato e dall'altro, ok? Dalla figura viene praticamente chiaro, diciamo per modo di dire, che vada messo con questa, diciamo, asola verso l'interno del pezzo, quindi in pratica andrebbe girato così, messo sotto la piastra, quindi in corrispondenza di questi due fori qua, quindi in questo modo,
ok? E poi accoppiato con le solite viti a brucola, le 4304, che sono quelle più piccoline che ci sono fornite, perché ne abbiamo due set, quelle un po' più piccole e quelle un pochino più cicciotte, e chiaramente ci andranno anche le loro relative rondelline. Quindi adesso noi ne prepariamo due, ci andiamo a mettere le rondelle ovviamente e poi le andremo ad applicare qui sopra, ok? C'è già il frenafiletti secco, però poi magari io dall'altra parte applicherò un po' di quello liquido. Appoggiamo solo la prima vite fino a quando non applicheremo anche la seconda, in maniera da centrare meglio il foro, ok? Poi andiamo a mettere la seconda vite. Quando anche questa sarà inserita abbastanza in profondità, procederemo a stringerle entrambe. Ok, in pratica il pezzo verrà così, vedete? Guardandolo da sotto lo vedremo con questa asola verso il foro centrale qui della piastra, ok? Adesso chi di voi vuole e ha il frenafiletti liquido ce ne può mettere un goccio anche qua sopra, in maniera da sigillare questa parte terminale delle due viti e rendere più solida la cosa. Poi ci prepariamo altre due viti del tipo 4304, ok? Ci mettiamo le rondelle e questa volta andremo ad operare sul pezzo 4303, che è questo. Attenzione Giampo, perché questa è una cosa che ti riguarda da vicino, perché come mi hai segnalato, nel tuo caso probabilmente hai un pezzo che è stato forato male e comunque un po' deformato, e quindi hai avuto grosse difficoltà nell'inserimento. Questo io già da, diciamo senza montarlo, nel vederlo così non mi sembra che presenti la tua piega verso il centro, che invece è al tuo pezzo, perlomeno così mi sembra dalla foto. Adesso proverò chiaramente l'installazione e poi ti saprò dire se ho trovato difficoltà. Allora, anche in questo caso chiaramente dovremo sempre tenere il pezzo girato in questo modo, quindi come abbiamo installato il pezzo precedente. Lo giriamo però al contrario, quindi da questo lato, e andiamo ad applicare il pezzo. Chiaramente anche qui non viene indicato un verso destra-sinistra, quindi se lo mettiamo così o se lo mettiamo così dovrebbe essere la stessa cosa. Come vedi Giampo, i fori sono allineati, quindi penso che il problema sia relativo al pezzo che ti è stato fornito, quindi puoi procedere tranquillamente a richiederne la sostituzione. Adesso prendiamo la vite dotata di rondella, la andiamo ad applicare sul primo foro, facciamo qualche giro a mano. Se volete possiamo anche appoggiare la seconda vite, così da avere centrato in maniera ottimale il pezzo, e poi possiamo procedere al serraggio. Chiaramente andiamoci delicati, arriviamo fino a fine corsa ma non stringiamo completamente finché non abbiamo finito, diciamo, di posizionare entrambe le viti, quindi facciamo un po' per parte, questo sempre per i famosi discorsi di centratura, in maniera che siamo sicuri che la cosa viaggia in parallelo, anche se una volta inserite le viti poi in realtà il pezzo è già centrato, quindi dovrebbe sporgere comunque in maniera uguale da entrambe le parti, ok? E poi andiamo a completare il serraggio fino a fine corsa. In questo caso possiamo anche stringere. Ecco qua. Anche qui in questo caso, se volete, potete mettere un goccio di frenafiletti liquido, se lo avete qui sopra, alle varie parti. Veramente una goccia, ragazzi, è proprio da fare da sigillante per evitare che magari si allenti in futuro, anche se c'è già il frenafiletti secco, ma comunque questo male non gli fa. Relativamente al problema riscontrato da Giampo, che non so se capiranno anche ad altri, c'è il posizionamento di questo pezzo, che forse è quello che in realtà non corrispondeva a lui. Io adesso me ne sono reso conto guardando bene il pezzo. Allora, chiaramente questo pezzo andrà posizionato in questo modo, no? Ok? Quindi ci dovrà essere una corrispondenza tra il foro qui di questo pezzo e quelli sottostanti. Questo pezzo però, come potete vedere, è fatto in questo modo, ok? Ha queste due alette in rilievo da una parte o dall'altra, che potrebbero per qualche motivo uscire fuori magari in maniera errata, no? Quindi dimensionate magari in maniera sbagliata per lo stampaggio, perché una di queste alette è quella che poi andrà a far battuta qui dentro, ok? In questo modo, non so se si riuscirà a vedere. Ecco, comunque insomma va incasellata lì dove vedete, no? Ok? Allora, in caso di mancato centraggio delle parti, io nel mio caso diciamo che
ci sono quasi, perché qui sopra c'è un leggero disallineamento, ma secondo me tirando un pochino nel momento in cui avvito dovrei riuscire a compensare, mentre da quest'altra parte mi sembra che sia corretto. Ok, caro Giampo, potresti provare a fare una cosa, allora potresti provare a limare un pochino qua dentro, a vedere se magari ti fa un po' di gioco un pochino più interno, ok, in maniera tale da far collimare anche il foro dall'altra parte, perché andando più in avanti di qua potrebbe essere una soluzione. Prova, facendo così recupererai quel mezzo millimetro magari che ti serve per far allineare il pezzo e dovrebbe andare in posizione. Ok, adesso procediamo comunque al montaggio per tutti e vediamo. Allora, adesso prendiamo la piastra su cui stavamo lavorando e tutto il resto del gruppo del corpo del Mazinga, ormai possiamo chiamarlo così, e lo andiamo ad inserire in questo modo, quindi tenendo presente la posizione sempre di queste famose teste delle viti a brugola qui della spalla, ok, come riferimento, quindi si devono vedere quelle, lo andiamo ad inserire in questo modo, quindi con come riferimento queste due viti messe così in verticale, ok, andrà accoppiato in questo modo, facendo corrispondere questi due fori, questo e questo, con gli alberini che sono qua oscillanti, ok? Quindi in questo modo, poi una volta fatto possiamo capovolgere il tutto in maniera da lavorare in piano. Andremo chiaramente a centrare la posizione con gli alberini per centrare bene i fori. Una volta fatto andremo ad installarci per tenerlo fermo in posizione le viti 4304, che sono quindi sempre quelle piccoline che ci sono state fornite in questa uscita, con le due relative rondelle, e porteremo avanti il serraggio in maniera tale da rendere solidali le parti tra loro. Allora, anche in questo caso io direi di mettere un goccio di frenafiletti prima di eseguire l'accoppiaggio all'interno dei cilindretti, che sicuramente ci aiuterà nel serraggio delle parti, sperando di non avere le problematiche avute prima con quelle viti piatte, ma in questo caso non credo, perché sicuramente, essendo viti a brugola, saremo in grado di fare più forza e quindi di portare avanti il serraggio in maniera ottimale, ok? Perché lì, ragazzi, il problema è che avevano fatto quelle viti piatte con una croce disegnata stampata all'interno troppo piccola, quindi il cacciavite non ce la fa a fare presa per fare sufficientemente forza. Il discorso è tutto quello, Andiamo a posizionare. Chiaramente guardate lateralmente per trovare il buco, come si dice, ok? Una volta trovate l'impanatura, fate la stessa cosa dall'altro lato, quindi non stringete per il momento la prima vite. Lavoriamo sempre senza fretta, ragazzi, perché la fretta può far commettere delle volte degli errori stupidi, quindi magari meglio perdere 10 minuti in più, però fare le cose fatte bene. Anche in questo caso posizioniamoci, verifichiamo l'allineamento e poi avvitiamo. Quando siamo sicuri che tutto è giusto, possiamo procedere anche al serraggio completo, quindi a stringere bene entrambe le viti. Ok, in questo modo. Allora, ragazzi, una volta completato il serraggio di quella parte lì, adesso andiamo ad applicare il pezzo 4301, che è questo. Valgono le cose che vi ho detto poc'anzi, quindi attenzione, se avete problemi di centraggio potrebbe dipendere da queste asolette qua, che sono sporgenti e che andranno incastonate da un solo lato su questa parte qui, quindi se vi si crea problemi di allineamento con un foro potrebbe dipendere dall'errata, diciamo, limatura di questa zona qui, che magari ha ancora troppo spessore, quindi in quel caso magari procedete a limare un pochino internamente verso qua questa parte, potrebbe scendervi chiaramente il pezzo un pochino più giù e quindi riuscire a centrare il tutto. Ovviamente prestate attenzione pure al fatto che comunque dovrete essere in grado di centrare comunque anche la colonna vertebrale con il foro centrale, quindi attenzione, fate delle prove prima e verificate il tutto, ok? Allora, adesso procederemo, andremo prima a utilizzare le viti sempre 4304 per ancorarlo qui ai lati, ok? E poi utilizzeremo per ultima la vite, quella più cicciottosa, per collegare il tutto alla spina dorsale, inserendo la vite appunto più grande in questo foro.
Andiamo ad inserire la prima vite, non stringiamola completamente anche in questo caso, lasciamoci un po' di elasticità per poter poi lavorare chiaramente sopra diciamo la centratura dell'altro buco. Come avete visto, la colonna vertebrale va fatta scavallare all'interno del foro in maniera tale da ottenere una centratura, ok? E poi andiamo ad applicare anche la seconda vite sempre qua sopra, nella speranza che non ci siano difficoltà. Chiaramente è leggermente fuori asse anche nel mio caso, come in quello di Giampo. Allora, diciamo che è necessario lasciare molto lenta la prima vite una volta centrata, in maniera tale da avere più gioco. Come vedete sta entrando leggermente in diagonale, però poi dovrebbe addrizzarsi piano piano quando procederemo con il serraggio. Adesso vedrò. Questo sempre se avete problemi di allineamento di questa parte, potreste anche non averne. Dipende sempre come sono usciti fuori i pezzi. Ecco, nel mio caso è andata giù correttamente, ok? Stretta tutta, adesso posso stringere quest'altra. Quindi Giampo procede in questo modo. Se non ti si centra, prova a riallentare questa da questo lato, ok? Oppure se hai messo al contrario, non lo so, fai tu. Quasi svitata, quindi è solo che si regga posizionata, diciamo, lasciala. Poi cerca di centrare anche un pochino per storto questa, poi vai a tirare quella storta piano piano. Quando questa si allinea, allora dopo puoi stringere anche questa e vedi se così ci riesci, ok? Una volta fatto questo, c'è chiaramente qualche tolleranza sbagliata, perché guardandole bene queste due viti risultano leggermente in diagonale, spianano bene, quindi alla fine il montaggio non è compromesso, ragazzi, però comunque evidentemente la foratura che è stata fatta, perlomeno nel pezzo che ho ricevuto io e di qualcun altro, non è stata fatta proprio in maniera corretta, quindi è leggermente disallineata rispetto alle altre, però ecco, con questi consigli che vi ho dato alla fine si riesce a montare. Come vedete il pezzo è centrato, spiana, ok? Non c'è aria, non c'è spazio, quindi va benissimo così. Adesso andremo a inserire invece la vite centrale. Come vedete il foro è centrato, quindi non dovremmo avere difficoltà. Prendiamo una delle viti cicciotte questa volta, quindi la 4305, ok? Prendiamo la rondellona, quindi più grande, che ci sono state fornite, e la andiamo ad applicare lì sopra al centro del foro che collimerà con la colonna vertebrale. Anche in questo caso cerchiamo di impanarla prima a mano se possibile e poi procediamo al serraggio con la chiave. Anche questa va serrata bene, chiaramente. Ecco qua. E con questo, ragazzi, abbiamo ultimato anche il montaggio di questo fascicolo 43. Non ci resta quindi che passare alla fase dei saluti. Allora ragazzi, mi sono dimenticato di dirvi chiaramente che a questo punto è possibile anche finire di stringere queste 4 viti qua, quelle che tengono, diciamo, i perni oscillanti, ok? Quindi potrete procedere a serrare anche questi più corti, ok? Quelli sopra li avevamo già serrati e il montaggio risulta così ottimato. Chiaramente il verso sarà questo, presumibilmente, ok? Di come verrà poi assemblato. E adesso chiaramente questo così non si regge, quindi lo dovrò capovolgere per farlo essere un pochino più stabile, mentre vi do le ultime indicazioni e i saluti. Allora, è stato sicuramente una fase di montaggio che ha avuto delle complicazioni. Vi ricordo allora come procedere: lubrificate bene le viti, utilizzate un cacciavite che riesca a far presa nel miglior modo possibile, specialmente sulle viti a testa piatta, perché hanno la croce che è stampata molto poco, quindi la presa è molto scarsa e quindi non si riesce a far presa correttamente. Quello è stato un difetto di progettazione, chiaramente, perché lì andava fatta una croce stampata più in profondità in maniera tale da far prendere meglio la presa al cacciavite. Purtroppo è così, quindi la vite non la possiamo sostituire, perlomeno a meno che non andare alla ricerca di una vite compatibile. Quindi a questo punto la cosa migliore è dotarsi di un buon cacciavite adatto. Portatevi casomai la vite come campione, andate a fare delle prove nei vari brico. Quando ne trovate uno che veramente
riesce a prenderla bene senza avere gioco, prendetelo e magari andare avanti con quello. Io alla fine ce l'ho fatta perché ho vari cacciaviti dentro casa, quindi alla fine provandone alcuni ho trovato quello più idoneo. Se avete comunque ulteriori difficoltà, vi ricordo che il frenafiletti secco in quel caso era di ostacolo, quindi o pulite prima la vite all'interno con dell'acetone, oppure semplicemente provate ad avvitare, però fate ecco 2 giri andando avanti ed uno a svitare, in maniera da pulire un pochino la superficie da quel frenafiletti, poi lo togliete completamente, lubrificate con il VD40, avvitate fino ad andare in fondo a fine corsa, svitate tutto e poi applicate infine la vite con del nuovo frenafiletti liquido. In quel caso, facendo così, io ho risolto e potreste risolvere tranquillamente anche voi. Bene ragazzi, a questo punto direi che è tutto. Non vi sto a spiegare come vanno chiaramente i fascicoli all'interno del raccoglitore, perché lo capite tutti da soli. Hanno questi anelletti qui di metallo che andranno inseriti all'interno dei ganci fatti a occhiello che sono presenti nel raccoglitore, quindi voglio dire, penso che tutti sarete in grado di farlo senza mostrarvelo. A questo punto direi che è tutto. Io vi ringrazio come al solito per la visione e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale nel caso non l'abbiate ancora fatto. Iscrivetevi anche al gruppo Facebook, dove troverete tanti amici appunto che possono portare alla luce molte diciamo stranezze che possono capitare durante le fasi di montaggio. Vi ricordo anche di seguire la pagina Facebook dell'Andrew Riker Channel e i profili Instagram e Twitter. Un saluto ancora a tutti gli amici, al grande Giampo del canale Instagram Mazinga Z Italia, un salutone a Massimo Triulzi, il giornalista del canale I Robotti del Giornalista e tutta la sua banda pazza di scatenati. Stessa cosa per Marco Zinelli, capo banda del canale Potere Robotico, insieme alla sua crew. E vi do appuntamento a tutti al prossimo episodio di questo Mazinga Hachette Mazingo Calderon. Ciao a tutti!